Siamo qui a Medjugorje e come ti chiami? Franca, Di dove sei? di Udine, Di... Friuli Venezia Giulia. Wow. Quante volte sei stato a Medjugorje? Beh, diciamolo più di 15 volte, dopo si è 15. perso il conto, questo è. Wow. Dove e quando hai sentito parlare per la prima volta di Medjugorje? Diciamo che sono tanti anni, diciamo più di 30 anni che ho un'amica vicina di casa, Mhm. che lei era andata ancora con la sua mamma a Medjugorje, con i bambini piccoli, e mi ha parlato lei di questo. E un giorno mi ha detto, guarda che la Madonna ti aspetta, Mhm. vieni anche tu. Allora nel 2008 siamo partiti tutti, siamo partiti e sono venuta qua, però non sapevo, cioè, ho E, detto sì, per... vado e ma vediamo cosa trovo. Wow. E perché eri attirato a venire a Medjugorje? Perché vedevo nella mia amica che Mhm. aveva una forza speciale, non forza muscolosa, forza di spirito, forza di volontà. Mhm. Mm. E anche perché la mia amica aveva tre figli, adesso sono grandi come il mio, Mhm. e sono sposati, insomma. Però erano piccolini quando l'ho conosciuta, avevano 5-6 anni. E vedevo che, insomma, ho detto, beh, vado anch'io e vediamo cosa. Ed è cambiato tutto. Mm. Mm, Cambiato tutto? mm, mm. Come cambiato? E, e a parte le sofferenze, Mhm. mm, adesso non sto a dire quali perché non voglio essere a mettere diciamo, però insomma sono state sofferenze abbastanza pesanti. Mhm. Mm. E, comunque ho trovato al ritorno, diciamo, niente di cambiato la prima volta. Poi con le altre volte che sono venuta così, ho capito che bisognava immettersi nella preghiera, diciamo, non profonda, ma una preghiera un po' più vissuta, come posso dire, più anche una preghiera di ascolto, Mhm. no? Eh, diciamo come io il rosario non l'ho mai detto Mhm. fino a quel tempo. L'ho imparato qua e l'ho portato anche a casa. E ho preso il rosario qua, l'ho comprato, anche se diciamo andavo in chiesa perché la mia famiglia era sì, religiosa. Adesso non ho più nessuno, insomma il babbo e la mamma sono morti, ho una sorella, sì, però diciamo ci hanno insegnato loro il cammino che bisogna fare. Non ero lontanissima da questa, però non c'era questa preghiera profonda, questa cosa che qui c'è a Medjugorje, che da noi non è che ci sia. Mhm. Mm, mm. E poi da noi lì in Friuli sono venuti tanti sacerdoti, grazie a una signora che chiamava dei sacerdoti per fare le messe di Gesù misericordioso. Abbiamo conosciuto anche i sacerdoti, padre Igor, padre, padre adesso mi sfugge il nome, Ulian, Mhm. padre Ulian, Mhm. e poi da noi Tissot, Renato Tissot Mhm. di Trento, Mhm. e lì però diciamo mi sono sempre tenuta non esageratamente a dare manifestazioni, però nel raccoglimento, cioè preferisco vivere la fede dentro, più personale, ecco. Mhm. Mm, mm. Wow. E hai ricevuto guarigione e conversione a Medjugorje? Diciamo, guarigione interna, Mhm. In che sì, di maniera? pace, sì. E come è il processo della guarigione interna? E diciamo, nelle situazioni che hai a casa dopo quando rientri, che chiaramente qui è una cosa, vai a casa, dopo devi rimetterti nel mondo di ogni giorno, delle cose, e lì le vivi in un altro modo. Mhm. Mentre prima anche magari ci si arrabbia così con la. Magari adesso ti arrabbi sì, però in un altro modo, Mhm. più
più semplice, ecco, ti arrabbi in modo più semplice. Non so se rendo l'idea. Non l'arrabbiamento che lo tieni magari dentro di te per 1 mese, 2 mesi, o lo tieni per poco, ecco. Dopo dici, ma... E le cose poi le vedi che cambiano, cioè basta aspettare. Come quando devo decidere per qualcosa, aspetto prima, dico, vediamo se c'è una soluzione che io sul momento magari la faccio in fretta, in furia e non va bene. Valuto pensando sempre con la preghiera che questa cosa si risolva. Alle volte si è risolta senza l'intervento mio, perciò meglio di così. Mm. Preghi il rosario? Sì, sì, sì. Perché? Ehm, perché mi sento in dovere verso la Madonna di parlarle tramite il rosario. Poi noi ci colleghiamo con qui i frati di Medjugorje alle 5, diciamo rosario con loro, i 2 rosari quando c'è l'apparizione, sì, sì. Wow. Eh. E chiederesti alla gente perché sei cattolica? Mm, questo non so spiegarlo, però uno dovrebbe provare, non so, Medjugorje, dove vuole, può darsi anche in Italia, va in un santuario, sì, non è detto Medjugorje vai, è un'esperienza da fare. Però metti che uno ti inviti, dice, o che ti viene in testa di andare in vacanza e passi davanti a un santuario nominato o non nominato, una chiesetta o cosa, vai lì e vedi, si tenta. Può darsi che abbia magari meglio di Medjugorje, non so. Io sono venuta così invitata, dopo quando torni, le chiese che passi, entri, è come essere davanti qua. Cioè, vedi... mm. E molte persone pensano che Dio Padre sia un vecchio con la barba bianca che aspetta di quidiarci e di metterci all'inferno. Come è veramente Dio Padre per te? Ma io non... Cioè, lo riportano sui libri, no? Il Dio Padre con la barba, vecchio. Ma mi pare che si adegua a tutti i tempi, no? Della nostra esistenza, dei nostri genitori, dei nonni, e adesso si adegua alle generazioni future, anche se le generazioni, diciamo, moderne guardano da un'altra parte adesso, il più. Sì. Speriamo che si girino dalla parte giusta. E Dio è amore, no? Sì, che sentano magari di non guardare magari sempre a destra o sempre a sinistra, ma guardare in alto, guardare in altre direzioni e vedere se c'è qualcosa di meglio che quello che stanno vedendo tuttora, ecco. Mm. E cosa diresti alle persone che hanno paura di confessarsi? Potrebbero pensare, cosa pensa il sacerdote di tutte le cose brutte che ho fatto? Ma innanzitutto, forse è meglio prima parlare con un sacerdote e dire io non ho un po' di timore prima di andare alla confessione. E questo sacerdote senz'altro ti dirà come fare, come non fare, o se no ti dice, vieni che ti confesso, o se no ti dice, guarda, vai in un santuario, no, dico io, vai in un santuario, vai dove, se c'è un sacerdote che ti ispira, vai, se no, se vuoi sono libero io, dico io questo. Cioè, per ognuno c'è una cosa differente che succede nella vita, però il punto è quello di avere il passo giusto che te lo fa fare uno che è un sacerdote, cioè anche un amico magari, sì, però se un amico non hai quella di chiederglielo, vai da un sacerdote e glielo chiedi, dici cosa dice, cosa faccio, come mi rivolgo, ecco lì magari trova. Vedo che hai un rapporto personale con Cristo. Come può una persona avere anche questa relazione personale con Cristo come tu? Personale
ma direi di no, cioè, Mhm. mm, La preghiera? la preghiera sì, 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 sì. Mhm. Anche perché, come dicevo prima, quando c'è qualcosa che Mhm. devo pensare di fare o cosa, Mhm. io sto un po' indietro. Cioè, non è una strategia, però dico, piuttosto che, anche se il mio carattere è quello di Mhm. rispondere subito così, vabbè, vero? Sì, Mhm. Sì, vero? yes. Esatto. Alle volte magari sì, anche male, ma vabbè. Mhm. Abbiamo tutte le giornate uguali, no? Però dico, vediamo oggi se questa soluzione c'è, non c'è. Viene sera, come ho detto prima, alle volte la questione basta aspettare. Però noi al giorno d'oggi vogliamo tutto e subito, anch'io questa. Mhm. E allora bisogna frenare ogni tanto. Allora penso che la Madonna o Gesù o i santi allora possono intervenire. E questo che anch'io mi metto dentro, c'è la premura del vivere. Mhm. E allora ho notato che questo, se uno rallenta un po', Mhm. anche per la strada vede le cose in modo diverso, il quotidiano. Hai avuto un momento speciale di conversione nella tua vita? Gesù la chiamo la rinascita nello spirito. Ma questo sì, magari posso dire sì per la preghiera, sono aperto molto più alla preghiera, però bisognerebbe intervistare quelli che mi conoscono, Mhm. cioè per dire questa è cambiata, questa così, questa colà, cioè Mhm. io posso dire per quello che penso io che è cambiato nella preghiera, più preghiera e chiaramente anche trovi quello che al giorno d'oggi non ti dà nessuno, cioè la pace, se mai si può, averne un po' di più. Però sì, Mhm. uno che si converte lo dà, converte, uno che fa un cammino lo vede un altro, Mhm. lo può notare un amico, un parente, e quello dovrebbe, cioè, si dovrebbe sapere, ma non te lo dicono, però si spera che questa persona, guardandoti, faccia la stessa cosa e se è su un cammino giusto, Mhm. che lo prosegua, no? Mhm. Sì, E hai fatto la stessa esperienza che la sofferenza e il dolore nella tua vita hanno avvicinato a Dio? sì. Che maniera? Come? Beh, diciamo le vicissitudini un po' brutte della vita, ecco. Mm. Sì, sì. Mi ha portato a dire è successo e io non posso farci niente, Solo con non Dio. posso cambiare le cose, Mhm. però la sopportazione viene come dono da Dio. Sì, E cosa ha fatto Gesù nella tua vita? In che modo Gesù ha cambiato la tua vita? ma in meglio senz'altro. Mhm. Eh, però sì, non so spiegare, ecco, sì. Mhm. Tante cose belle, ecco, Mhm. che magari senza la presenza di Gesù e Maria non potevano realizzarsi, perché non c'era il mio consenso di abbandonare tutto e lasciar fare Mhm. a chi ne sa più di noi. Mm. Ha fatto la stessa esperienza con l'abbandono, Sì, tu in pace e sì. allegria? Sì? Ehm, diciamo, allegria sono ancora in cammino per l'allegria vera e propria. Sì? Ehm, sì, anche perché sì, io penso che l'allegria Mhm. tanto eccessiva non va bene. Cioè, no? Allora sono appena agli inizi Mhm. e spero di essere a metà, non tanto in là, Mhm. un po' Mhm. giusta, ecco, un'allegria giusta, non... Sì. Sì, sì. Alleluia. Normale, 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 esatto. ecco, un'allegria normale. Ah. E cosa vorresti dire alle persone che non conoscono Medjugorje? Perché dovrebbero venire qui?
Dunque, io sono venuta per un invito. Mhm. Non so se da questa mia amica o se veramente dalla Madonna, perché lei mi ha detto la Madonna ti vuole a Medjugorje. Bene. Io non so lei se parla con la Madonna perché, Mhm. cioè, non lo so, però Mhm. lei Mhm. mi ha invitata e mi ha detto la Madonna vuole vedere. Perché ognuno sa di sé, no? Dicono. Mhm. Però io verrei. Mhm. Siccome c'è anche la Croazia qua, no? Sono tanti turisti che vengono in Croazia. Venite un po' più avanti, Mhm. no? E venite a vedere. Perché qui, diciamo, le prime volte che sono venuta, Mhm. dicevo, qui troviamo quella cordialità, quella pace Mhm. che si aveva noi negli anni '80, quando si era giovani. Mhm. C'era un altro rapporto fra la gente, che adesso il buongiorno da noi, uno che passa per la strada, o non ti rispondono, o sì, ti dicono abbastanza gente, insomma ti dice buongiorno, Mhm. ma qualcuno ti dice buongiorno, io dico buongiorno, ti dicono o niente o insomma. E allora quello dovrebbe cambiare, no? Allora venite qua Mhm. e vedete anche la gente del posto, gli abitanti, Mhm. ti accolgono come se tu fossi un parente, non Mhm. dico fratello, mamma, però un parente che viene da lontano Mhm. e ti accolgono in un modo speciale, ecco. Mhm. Mm. Wow. E molte persone a Medjugorje cercano di trovare la loro vocazione. Cosa diresti loro come incontrare la loro vocazione? E dunque, io avevo uno zio prete, il Mhm. fratello di mio papà, e, e questa vocazione, da quello che so io, non gli è stata data a lui così. Mhm. Siccome quella volta c'era tanta miseria quando era giovane questo mio zio, perché sì, io ne ho 67, questo mio zio che è morto ne aveva 80, ma tanti anni fa. Mhm. E quando era piccolo ho saputo che, siccome erano in 6 fratelli, mio papà, tra fratelli e sorelle, Mhm. c'era una vicina di casa, che era una contessa, che l'ha preso e l'ha fatto studiare su tutti i fratelli, che però ha trovato un bambinetto, perché era un ragazzino, Mhm. che si è abbandonato Mhm. a questo cammino, no? Mhm. E lei si è offerta di farlo studiare, poi lui è entrato in seminario Mhm. e è diventato sacerdote. Perciò dico, se, se uno vuole, sì, trova questo tipo, la vocazione, insomma, la Mhm. trova anche fuori di qua, cioè, non so se mi sono spiegata. Ok. eh. Sì, non è che qui trovi la vocazione, vieni qui, Mhm. vai a casa, fai la tua vita, poi c'è qualcosa che ti chiama anche fuori, cioè non è che, sì, può succedere anche qua, un colpo di fulmine, una cosa del genere, ma dico che probabilmente è più fuori, quando vai nella tua vita normale che E, trovi. e che è il segreto del matrimonio felice? Di 44 anni? Mhm. Noi 44 anni. Wow. Sì, ad agosto, sì. E perché? È il segreto. E dunque il segreto è che lui è stato sempre via per lavoro, giorno e notte. Mhm. E adesso siamo pochi anni che siamo sposati, da quando è in pensione. Mhm. Sono 6 anni che siamo sposati. E allora per quello ogni tanto adesso. Ah, Eh, no, no, sì. ah, Così, cioè, sposati fra virgolette da 6 anni, perché prima cioè, ero sempre da sola, diciamo, ho tirato su il nostro figlio, così, però lui, diciamo, per il suo lavoro mhm. era il giorno via, veniva a Mhm. casa, pranzava e tornava a partire. La Mhm. notte era via e perciò 40 anni li ha fatti, Sacrificio. 38, sì. Mhm. Mm. Wow. Perché lui aveva un mezzo pesante e faceva tutta l'Italia e perciò era portato. Mhm. eh.
Mm. Grazie per questa bellissima intervista. Grazie a te, Tom, e della tua ospitalità. Grazie.